Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Questo è il secondo tutorial dedicato all'utilizzo della GoPro Hero 10. Nel precedente video abbiamo già visto come configurarla per la prima volta e anche le funzioni di base. Oggi invece ci soffermeremo in tutte le impostazioni del menu a tendina della Hero 10. In genere è una sezione che viene un po' sottovalutata, ma a mio avviso è fondamentale per capirne al meglio il funzionamento. Dopodiché, se siete interessati alle impostazioni della modalità foto e la modalità video e tante altre cose, vi consiglio di dare un'occhiata al video che troverete qui sopra e in descrizione. Per accedere al menu a tendina della GoPro dovremo fare uno swipe dall'alto verso il basso. A questo punto vedremo tutte le icone per le azioni rapide e poi in alto a sinistra abbiamo l'icona del GPS e dell'applicazione, dove il GPS è tagliato perché è disattivato, mentre la connessione all'app non è attiva anche se il wireless è attivato. In alto a destra invece vediamo l'orario e la data. Se facciamo uno swipe da destra verso sinistra andremo nella sezione connessioni e preferenze. Sappiate che in media tutti questi sono degli shortcut per quanto riguarda la sezione preferenze. Quindi partendo dalla prima icona, che in questo caso è grigia proprio perché è disattivata, stiamo parlando del comando vocale. Infatti una volta che clicco e diventa azzurra c'è scritto controllo vocale on. Con questa funzionalità avremo la possibilità, vi faccio vedere andando da qui, di controllare la nostra GoPro impartendo dei comandi vocali. Qui troviamo la lista completa di tutti i comandi e possiamo anche spegnere la GoPro, oltre a chiaramente scattare una foto, registrare un video, modificare la modalità, ma non potremo accendere la GoPro Hero 10. Tornando indietro vediamo che possiamo selezionare la lingua e anche da qui possiamo accenderlo o spegnerlo, ma in questo caso abbiamo sempre l'icona rapida qui in alto a sinistra. Considerate che il comando vocale consuma un po' di batteria, quindi se non lo usate tenetelo disattivato. Successivamente abbiamo l'icona dei suoni, appunto i segnali acustici. Come avrete probabilmente sentito c'è stato un beep. Questa funzione appunto riguarda tutti i beep della GoPro, che personalmente ritengo un po' fastidiosi, ma in alcune situazioni potrebbero essere utili, quindi in base alla vostra preferenza potrete attivare o disattivare i segnali acustici. Poi abbiamo l'icona del coniglio. L'icona del coniglio, che in questo momento è attiva, ma se io la clicco appunto mi dà il suggerimento Quick Capture. Accendi la GoPro e inizia a registrare premendo il pulsante otturatore. Significa che se noi lasciamo attiva questa impostazione e noi spegniamo la GoPro, sempre dal tastino laterale sinistro, si fa praticamente tutto con questo tasto, e poi clicco solo una volta nel tasto per la registrazione, la GoPro si accenderà direttamente e inizierà a registrare. Quindi è una modalità che ci permette di non perdere il momento più importante. E infatti una volta cliccato le si spegnerà. Perché dico questo? Perché se invece noi accendiamo manualmente la GoPro dobbiamo aspettare che si accende. Dopo che si accende dobbiamo avviare la registrazione, quindi magari perdiamo 2 secondi, nulla di particolare, però in determinate situazioni può essere veramente utile avere questa funzionalità attiva. Il tasto successivo è il lucchetto, che ci permette di bloccare il display. Significa che non avremo la possibilità di cambiare più le impostazioni, quindi evitare dei tocchi indesiderati sul display. Poi chiaramente per sbloccarlo dovremo scorrere per sbloccare, proprio come c'è scritto qua. E in questo caso lo disattivo e l'icona diventa grigia. Ora, per quanto riguarda l'icona in basso a sinistra, è una novità degli ultimi aggiornamenti della Hero 10. Infatti al lancio non c'era. Di base vi consiglio di lasciarla con l'icona della saetta, che significa modalità prestazioni video massime, quindi avremo tutte le funzionalità della GoPro sbloccate. Altrimenti possiamo selezionare modalità batteria prolungata oppure modalità video statico con 3 piedi.
Queste modalità semplicemente andranno a modificare i preset della GoPro e ci limiteranno in alcune impostazioni. Ad esempio, se io imposto video statico con 3 piedi, vi faccio vedere rapidamente i preset, anche se li affronteremo nel prossimo video, però giusto per farvi capire brevemente che, come vedete, ci sono alcune voci come obiettivo e hypersmooth che sono grigie, non sono cliccabili, quindi in questo caso non potremo attivare la stabilizzazione, non potremo cambiare il campo visivo e così via. Anche alcune risoluzioni e framerate possono essere limitati. La stessa cosa succede con la modalità batteria prolungata. Quindi di base vi consiglierei di lasciare prestazioni video massime e andarvi a modificare manualmente i preset, perché se no magari vi ritrovate in delle situazioni dove poi siete veramente limitati. Successivamente abbiamo l'icona che riguarda il display anteriore. In questo caso il display anteriore è disattivato, vi faccio vedere, quindi il display sarà spento. Successivamente possiamo accendere il display solo stato, quindi avremo le informazioni della GoPro, in questo caso ci dice dashboard, torno nella home e appunto mi dice che ho registrato già 17 clip video e poi ho le informazioni sulla batteria, la memoria, la modalità video. Quindi tornando alle impostazioni del display, inserisco invece schermata attuale. Come vediamo abbiamo la nostra inquadratura. Quindi abbiamo delle bande nere sopra e sotto dove ci vengono fornite tutte le informazioni di prima, ma abbiamo anche la possibilità di vedere l'anteprima reale di quello che stiamo registrando. Perché parlo di anteprima reale? Perché se noi andiamo a modificare il display e selezioniamo schermo intero, andremo a perdere le bande nere. Quindi ci sembrerà che effettivamente stiamo usando tutto il display, ma in realtà la GoPro sta facendo un piccolo zoom solo nel display anteriore, la ripresa comunque sarà normale, proprio per riempire il display, e quindi avremo effettivamente un ritaglio nell'anteprima e non sappiamo che cosa stiamo effettivamente registrando al 100%, abbiamo più una vaga idea. Quindi se dovete usare il display anteriore della GoPro vi consiglio la terza icona, ovvero schermata attuale, anche perché per quanto riguarda il consumo energetico e riguarda il display, sia se abilitate solo stato o una di queste due funzionalità, comunque il display consumerà praticamente la stessa quantità di batteria, quindi tanto vale utilizzare la terza icona in modo che abbiamo tutte le informazioni e abbiamo anche la reale inquadratura. Se però non ritenete necessario utilizzare il display anteriore, allora vi converrà risparmiare batteria e disattivarlo. Poi la voce successiva è l'orientamento. Allora, orientamento tutti vuol dire che noi potremo tranquillamente girare la nostra GoPro in tutti i sensi e lei ruoterà automaticamente. Se invece blocco l'orientamento, anche se io ruoto la GoPro non va a ruotare il display. Poi abbiamo l'icona che riguarda la modalità Max. La modalità Max ci permette di utilizzare la Max Lens Mode, di cui trovate maggiori informazioni qui sopra, comunque in descrizione al video. Non è altro che una lente che ci aiuterà ad ampliare ancora di più il campo visivo della GoPro e potremo sfruttare ancora di più l'horizon leveling. Solo che in questa modalità possiamo registrare al massimo in 2,7K a 60 fps. Quindi disattiviamo la modalità Max per avere appunto tutte le funzioni sbloccate. Nella sezione connessioni vediamo connessioni wireless, al momento è disattivata. Anche qui, se non usate questa funzione, disattivate la connessione wireless perché consuma veramente tanta batteria. Se invece dovete collegare la GoPro allo smartphone, allora ovviamente impostate su on. In connetti dispositivo abbiamo l'impostazione per configurare l'app GoPro Quick, comunque già abbiamo visto nel precedente tutorial, oppure possiamo configurare il telecomando del remote oppure il nuovo accessorio Volta. Basterà cliccare e dovremo avviare la procedura di pairing nel nostro accessorio. Torniamo indietro, poi abbiamo info fotocamera, dove abbiamo il nostro nome della fotocamera e la password della rete wireless. Torniamo indietro e abbiamo la banda Wi-Fi. Allora,
Io vi consiglio sempre la 5 GHz perché è la più veloce, però se avete problemi di connessione con il vostro smartphone basterà utilizzare la banda 2,4 GHz. È più lenta, però non dovreste avere bug per quanto riguarda la connettività. E poi infine abbiamo reimposta connessioni, che ci serve per formattare la GoPro dal punto di vista delle connessioni. Quindi se dobbiamo vendere la GoPro o magari dobbiamo connetterci a un altro dispositivo, comunque vogliamo resettare le connessioni, basterà reimpostarlo da qui. Torniamo indietro. Andiamo nella sezione preferenze e abbiamo preferenze generali, dove abbiamo il volume segnale acustico, possiamo gestire il suo volume, quindi si può mettere alto, medio o basso. Quick Capture è l'icona del coniglio che abbiamo visto prima, appunto in questo caso è rimasta su on. Preimpostazione predefinita significa nel momento in cui accendiamo la GoPro che modalità vogliamo ritrovare. Io ho impostato ultimo utilizzo video, quindi l'ultima impostazione video che ho utilizzato. Lo possiamo mettere ovviamente su foto, su temporizzato o in generale ultimo utilizzo. Spegnimento automatico io l'ho impostato al minimo, ovvero 5 minuti di inutilizzo della GoPro, lei si spegnerà, questo per risparmiare la batteria. Se impostiamo mai rimarrà accesa, quindi se la dimentichiamo accesa la batteria si esaurirà. Poi abbiamo i LED che possiamo abilitare tutti o abilitare solamente la luce frontale. I LED ci indicano magari quando stiamo registrando un video. Può essere utile, ma magari in altri contesti può dare semplicemente fastidio. Quindi questa è una preferenza personale. Poi abbiamo l'antisfarfallio che riguarda le impostazioni PAL e NTSC. Allora, per maggiori info in ogni caso vi invito a dare un'occhiata al video qua sopra, ma in estrema sintesi, impostando i 60 Hz andremo in modalità NTSC e avremo dei frame rate più alti disponibili, come magari 240 fps, mentre a 50 Hz andremo in modalità PAL e avremo magari 200 fps. Stessa cosa, a 50 Hz non avremo i 30 fps, ma avremo i 25 fps. Questo perché andremo appunto nello standard PAL, che è quello lì proprio utilizzato in Italia. L'unico motivo per utilizzare questo standard è se avete la necessità lavorative di utilizzare quei frame rate come magari 25 fps, allora dovete andare per forza in modalità PAL 50 Hz, e se siete costretti a fare anche dei video di scarse condizioni di luminosità con luci artificiali magari della città, allora in quel caso potreste avere del flickering se impostate i 60 Hz, quindi le luci che lampeggiano. Però di base la GoPro non andrebbe utilizzata in condizioni di scarsa luminosità, e comunque se utilizzate dei classici LED non avrete problemi nemmeno a 60 Hz, infatti è così che la utilizzo. Successivamente abbiamo compressione video. Anche qui potete trovare il video che vi spiega un pochino che cos'è il codec EVC. In estrema sintesi, anche qui è un codec avanzato che ci permette di comprimere di più i video mantenendo la stessa qualità, solo che alcuni computer potrebbero avere problemi nella riproduzione. Qui entra in gioco H264 più HEVC. Il problema è che comunque il 90% delle risoluzioni e dei frame rate verrà registrato lo stesso in HEVC, e solo alcune, magari quelle più basilari, sfrutteranno l'H264. Quindi comunque oramai vi consiglio di utilizzare direttamente l'HEVC, perché tanto le riprese principali verranno registrate con questo codec. Successivamente possiamo impostare l'ora e la data manualmente, ma comunque se abbiamo collegato la nostra GoPro all'applicazione, tutto questo verrà sincronizzato automaticamente. Possiamo cambiare anche il formato della data. Tornando indietro abbiamo il controllo vocale che abbiamo visto poco fa. Successivamente abbiamo le impostazioni del touchscreen, quindi possiamo cambiare l'orientamento come già abbiamo visto, ma possiamo dirgli anche di ruotarsi solo orizzontalmente, quindi solo di 180 gradi, e quindi non andremo a fare le riprese verticali. Io in questo caso, anche se non faccio riprese verticali, preferisco lasciare tutto. Salva schermo, quindi quando si spegne il display, solo il display
display, non la GoPro, l'ho impostato al minimo, ovvero 1 minuto, ma anche qui possiamo impostare mai oppure altri tempi. Salva schermo anteriore, stessa cosa, possiamo lasciarlo sempre attivo, quindi impostando mai, un tempo specifico, oppure possiamo abbinare allo schermo posteriore. Poi abbiamo la luminosità del display che è veramente elevatissima, griglia schermo posteriore, l'ho attivata e la griglia è, intanto cliccando il tastino laterale, sempre, possiamo andare rapidamente nella home della GoPro. Come vediamo questa è la griglia che può essere utile per le composizioni, quindi io in questo caso l'ho attivata. Ok, qui abbiamo terminato, quindi ci spostiamo in regionale dove possiamo accendere o spegnere il GPS. Il GPS serve per tenere traccia dei nostri percorsi, della velocità, e il tutto poi deve essere gestito da un software ad hoc. Anche il GPS consuma tanta batteria, quindi se non lo usate conviene lasciarlo disattivato. La lingua, questa è la lingua della GoPro, in questo caso italiano. Torniamo indietro, nelle mod abbiamo la sezione per quanto riguarda la media mod che abbiamo visto in questo video qui sopra, e poi abbiamo l'icona per la lente Max. Se voi non pensate di acquistare questa lente Max, potete cliccare su nascondi e così questa icona che era prima in basso a destra scomparirà e non ci sarà il rischio magari di cliccarla per sbaglio. Poi abbiamo informazioni, quindi aggiornamento GoPro, e ci dice di andare a sfruttare l'applicazione. In info fotocamera abbiamo il nome della fotocamera, il numero di serie e la versione del firmware, in questo caso 1.40. Poi in info batteria vediamo le specifiche della batteria, quindi se comunque funziona correttamente o meno. Torniamo indietro, abbiamo le normative, quindi delle cose che probabilmente non ci interessano, e poi abbiamo l'impostazione per formattare la GoPro. Possiamo formattare la scheda di memoria, quindi le foto, i video, tutto quello che abbiamo registrato. Possiamo ripristinare le preimpostazioni, quindi se abbiamo impostato alcune cose nella GoPro. Possiamo reimpostare i suggerimenti. La prima volta che utilizziamo la GoPro potrebbero comparire dei suggerimenti e dopo scompariranno. Se li rivogliamo basterà cliccare reimposta suggerimenti, clicchiamo reimposta e la GoPro ce li mostrerà un'altra volta. Oppure ripristino impostazioni predefinite e una formattazione generica di tutta la GoPro, quindi andrà a cancellare sia i suggerimenti che le preimpostazioni. Bene o male abbiamo visto tutte le impostazioni presenti nel menu a tendina della Hero 10. Se siete interessati a tutte le altre funzionalità come i preset, la modalità video e così via, non vi resta che guardare il prossimo tutorial che non appena sarà disponibile lo troverete in descrizione con tanti altri link utili. Mi raccomando, se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.